Buongiorno a tutti e buongiorno a tutte. Oggi realizzeremo insieme questa mattonella con una croce fiorita al centro. Per realizzarle ho utilizzato il filato Iggy di Tessiland e un uncinetto 2,5. Iniziamo subito. Partiamo realizzando 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e chiudiamo nella prima catenella con un punto bassissimo, facendo il nostro finto cerchio magico. Dopodiché dovremo fare 3 catenelle per alzare il lavoro, entriamo dentro al buco che abbiamo fatto e dobbiamo fare un finto puff, quindi carico il filo, prendo le prime 2 maglie, non chiudo, carico di nuovo il filo, entro nel cerchio, tiro fuori 2 maglie, non chiudo. Adesso in questo primo caso noi abbiamo sostituito la prima mezza maglia con le 3 catenelle. Negli altri mezzi puff dovremo fare 3 volte questa operazione, quindi in questo momento chiudo tutte e 3 le maglie insieme. Faccio 2 catenelle, carico il filo e faccio un altro mezzo punto puff. Quindi 1, 2 e 3. Mi ritrovo quindi con 4 asole sull'uncinetto, le chiudo tutte insieme. Ora dobbiamo fare 4 catenelle per fare il nostro angolo e di nuovo un'altra sequenza. Quindi facciamo il nostro mezzo punto puff, 2 e 3, chiudo, 2 catenelle, un altro mezzo punto puff, 2 e 3, chiudo e di nuovo 4 catenelle per fare il nostro angolo. Di nuovo 2, 3 e chiudo tutto insieme. 2 catenelle e un altro mezzo punto puff. 3 e chiudo. Facciamo di nuovo le nostre 4 catenelle. 4, quindi 1, 2, questo è il nostro terzo angolo. Ancora un'ultima sequenza. Quindi un altro mezzo punto puff, 2 catenelle e un altro mezzo punto puff. 3, chiudo, faccio 4 catenelle e vado a fare un punto bassissimo nella terza catenella di avviamento, quelle che abbiamo fatto appunto per alzarci. Quindi chiudo con una maglia bassissima. 1 e 2. Ok, quindi abbiamo creato i nostri angoli. Ora quello che dobbiamo fare è andare a creare in questo spazio 3 maglie alte. Quindi mi sposto sopra a questo punto puff con una maglia bassissima e faccio 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Nello spazio tra i 2 puff faccio un'altra maglia alta e sopra al punto puff faccio un'altra maglia alta. Ora sono arrivata prima dell'angolo, quindi faccio 2 catenelle e nell'angolo faccio 2 mezzi punti puff intervallati da 2 catenelle. 1, 2 catenelle il nostro mezzo punto puff e chiudo.
Dopo aver fatto l'angolo, altre 2 catenelle e vado a fare le mie 3 maglie alte, quindi sopra il punto puff del giro precedente faccio una maglia alta, nello spazio tra i 2 punti puff una maglia alta e sopra l'altro punto puff un'altra maglia alta. Siamo di nuovo prima dell'angolo, 2 catenelle e 2 mezzi punti puff intervallati da 2 catenelle nell'angolo. Sostanzialmente questo è il pattern che dovremo seguire per le prossime 3 righe, di cui questa ovviamente è la prima. Ok? 2 catenelle e di nuovo una maglia alta sopra il punto puff precedente. Ops. Una maglia alta dentro lo spazio tra i 2 punti puff e l'ultima maglia alta sotto l'altro punto puff, 2 catenelle e di nuovo facciamo l'operazione ancora 2 volte. Sono arrivata alla fine del giro, ho fatto le mie 2 catenelle dopo l'angolo, vado a chiudere con un punto bassissimo nella terza catenella. Ora sostanzialmente dovremo andare a fare questa sequenza ancora per 2 righe. L'unica cosa che cambia è che in questi punti dove noi abbiamo fatto le 2 catenelle prima e dopo gli angoli dovremo fare 2 maglie alte dentro lo spazio e 2 catenelle. Vi faccio vedere. Quindi ci alziamo con le 3 catenelle, andiamo a fare le nostre maglie alte sopra le maglie alte precedenti, ok? Ci troviamo nelle 2 catenelle che abbiamo fatto prima dell'angolo e facciamo 2 maglie alte, scusate, nello spazio, ok? E rifacciamo le 2 catenelle prima dell'angolo. Ci spostiamo nell'angolo e di nuovo 2 mezzi punti puff intervallati da 2 catenelle. Molto semplice. 2 catenelle e un altro mezzo punto puff sempre nello stesso spazio. 3. Fatto l'angolo, le faccio le mie 2 catenelle e nello spazio delle 2 catenelle fatte nella riga precedente vado a fare 2 maglie alte. 1, 2. Dopo ho le mie 3 maglie alte del giro precedente e faccio una maglia alta sopra ogni maglia alta. 1, 2, 3 e 2 maglie alte nelle 2 catenelle del giro precedente. 2 catenelle e rifaccio gli angoli con i mezzi punti puff. Dovremo seguire questo pattern fino alla fine di questa riga e per la riga successiva. Dopodiché vi faccio vedere come ultimare la mattonella. Ok, sono arrivata all'ultimo punto degli altri miei 2 giri di angoli puff. Chiudo con una maglia bassissima nella terza catenella di avviamento e l'ultimo giro che andremo a fare è molto semplice, si tratterà solo di fare un giro di maglie alte. Quindi molto semplicemente alziamo il lavoro con 3 catenelle e procediamo con maglie alte fino alle 2 catenelle prima dell'angolo, così vi faccio vedere come fare l'angolo. Procediamo. Una volta arrivate alle 2 catenelle prima dell'angolo, semplicemente faccio 2 maglie alte dentro alle 2 catenelle. Poi ho il primo punto puff sopra il quale farò una maglia alta. Poi mi sposto tra i 2 punti puff e faccio 2 maglie alte,
2 catenelle e 2 maglie alte, tutte nello stesso punto, quindi come un angolo di granny normale. Poi mi ritrovo sotto un altro punto puff su cui faccio una maglia alta, poi ho le 2 catenelle prima dopo gli angoli in cui faccio 2 maglie alte e poi di nuovo riprendo facendo maglie alte sopra le maglie alte. Vedete? Così per tutto il giro. Eccoci qua, sono arrivata alla fine, chiudo con una maglia bassissima nella terza catenella che ho realizzato. Taglio il filo e abbiamo concluso la nostra mattonella. Faccio una maglia bassissima, eccoci qua, e abbiamo finito. Grazie per avermi seguita. Vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere neanche un tutorial e un video. Vi lascio in descrizione il link del filato utilizzato e anche il link, per chi vuole, allo shop del canale, dove potete trovare delle cose carine realizzate apposta per le amanti dell'uncinetto, le o gli amanti dell'uncinetto. Grazie e ciao!